Salve a tutti, oggi voglio postare un video un po' particolare. Vi racconterò la mia esperienza sulla colecistectomia che ho dovuto affrontare. A mio avviso è un tema importante che riguarda decine di migliaia di persone e che ad oggi mi pare di non aver visto mai trattare da nessuno qui su YouTube. Quindi manderei in onda la mia sigla e ve ne parlo subito dopo. Allora, che cos'è la colecistectomia? È un intervento chirurgico che prevede l'asportazione della colicisti. Ma prima di parlare dettagliatamente di quello che comporta questo tipo di intervento, vorrei fare una prefazione su quello che sono i primi sintomi, campanelli di allarme che non andrebbero sottovalutati come ho fatto io. Solitamente chi ha dei calcoli alla colicisti non soffre di alcun disturbo, se non quando la situazione degenera, come purtroppo è successo nel mio caso. Io sapevo di avere diversi calcoli, seppur di piccole dimensioni, da molti anni, che tenevo monitorati previo continue ecografie che facevo ogni anno. Mai avuto problemi fino allo scorso luglio, quando purtroppo la notte di un sabato sera ho avuto una colicistite, ovvero sia un'infiammazione che ha portato un'immediata infezione biliare. I sintomi sono stati quelli delle coliche biliari, oltre che a brividi, febbre, conati, diarrea, quindi ho dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove mi hanno fatto diverse analisi, pressione, sangue, elettrocardiogramma, ecografia addominale, eccetera, eccetera. E purtroppo questi esami hanno decretato un'infezione biliare, molto probabilmente scatenata da un piccolo calcolo che si era staccato dall'interno della colicisti e si era andato ad incastrare nel dotto biliare, che ho dovuto smaltire con diversi giorni di antibiotici, una restrizione alimentare tremenda. Dopo questa bruttissima e dolorosa esperienza, mi sono recato dal mio medico che in virtù degli esami mi ha consigliato di farmi visitare da un chirurgo. Preso appuntamento all'ospedale, mi sono fatto visitare dal chirurgo, il quale ha decretato la necessità di asportare la colicisti. Dopo qualche giorno sono stato chiamato al telefono e sono stato invitato a fare una preospedalizzazione. In cosa consiste questa preospedalizzazione? In una serie di esami, sangue, elettrocardiogramma, pressorio. Nel caso uno fosse un tabagista, viene fatta anche un RX toracica, ma nel mio caso non è stato necessario in quanto non fumo. Dopodiché andiamo a colloquio con un anestesista, il quale o la quale ci darà tutte le indicazioni del caso. Tra la documentazione che ci viene data in preospedalizzazione c'è anche quella per istruirci su cosa fare sia a livello alimentare che depilatorio prima del ricovero. In poche parole, vi verrà consigliato di mangiare poco e leggero la sera prima del ricovero, anche fino alle 8 alle 9 di sera. Poi vi verrà dato un documento su come depilarvi. La zona interessata in questo caso è tutto il busto, dalla bocca dello stomaco a sotto l'ombelico, praticamente all'inguine, e tutti e due i fianchi. È importante che tutta la zona sia ben depilata, specie zona ombelico. Dopo circa 3 settimane, massimo un mese, verrete chiamati per il ricovero. Dopo aver fatto la preospedalizzazione, d'accordo col mio medico, ho deciso di intraprendere una terapia farmacologica a base di acidi biliari,
perché speravo di sciogliere i calcoli e in quel modo evitare l'intervento, perché io ero terrorizzato dall'anestesia, terrore assolutamente ingiustificato, in quanto poi si è dimostrata la cosa più gradevole, fra virgolette, di tutto il processo. Devo dire per esperienza personale che questa terapia, che può durare anche 6-12 mesi, può dare dei problemi sia a livello gastrico sia a livello biliare. È consigliabile solo nel caso siano evidenti pochi calcoli ed estremamente piccoli, sotto i 4-6 mm. Altrimenti si può andare incontro a un blocco biliare come è successo a me. Dopo 5 mesi di terapia ho avuto un riacutizzarsi del problema, quindi sono dovuto correre di nuovo al pronto soccorso con dei forti dolori, ho dovuto risubire tutti gli esami del caso, una nuova ecografia, mi era stato indicato inizialmente erroneamente una gastrite biliare. In realtà il mio medico, dalla lettura degli esami del pronto soccorso, aveva evidenziato una nuova infiammazione. Quindi mi ha invitato a chiamare l'ospedale e farmi prenotare il prima possibile un intervento, onde evitare ulteriori problematiche. In effetti, tutti i medici che mi hanno visitato mi hanno detto e ribadito che quando la colicisti dà quel problema, l'unico che può risolvere la cosa è il chirurgo previa asportazione della stessa. Ma io ho voluto prendere la strada farmacologica complicandomi la vita. In effetti, come poi mi è stato detto dal chirurgo, non è tanto il fatto di essere steatosico, di avere parecchio grasso intorno al fegato. Tranne le obesità eccezionali, la presenza di grasso in questo intervento non crea particolari problemi. I problemi invece li crea l'infiammazione o infezione. Il mio intervento, anziché durare canonici 35-40 minuti, è durato un'ora ed anche i dolori post intervento sono stati sicuramente maggiori rispetto a che si opera in una situazione di tranquillità. Quindi vi sconsiglio assolutamente di arrivare a quel punto. Se avete dei calcoli di dimensioni superiori ai 4-6 mm e cominciate ad avere disturbi digestivi o piccoli dolori all'altezza dello stomaco o del fegato, è bene parlarne col medico e valutare immediatamente il da farsi, perché protrarre ulteriormente la cosa può portarvi a dei grossi problemi. La mattina di ricovero ci presentiamo molto presto, verremo accolti dal caposala o dalla caposala, la quale ci richiederà tutte le cose che ci sono state richieste in preospedalizzazione. Se abbiamo avuto esperienze operatorie, se usiamo dei farmaci particolari per qualche patologia, se siamo allergici a qualche farmaco, eccetera, eccetera. Dopo pochi minuti ci verrà assegnata una camera dove troveremo il nostro letto, il comodino e un armadietto. Io vi consiglio di portarvi appresso un tablet, un cellulare, un cruciverba, delle riviste, perché potreste aspettare diverse ore. Durante il ricovero a voi non farà visita nessun personale sanitario. Gli unici che vedrete saranno quelli che verranno a verificare lo stato depilatorio della zona. Dopo parecchio vi verrà dato un camice con il quale vestirvi prima dell'intervento e dopo qualche minuto arriverà del personale sanitario che con il vostro letto vi accompagnerà alla sala operatoria. Nel frattempo non vi verrà fatto alcun tipo di esame. Quindi siamo in sala operatoria. Si presenterà l'anestesista, il chirurgo ed il suo collega. Nel mio caso l'anestesista era una donna d'esperienza. Il chirurgo era molto giovane, apparentemente preparato, ma aveva 37 anni, quindi decisamente giovane. L'anestesia in cosa consiste? L'iniezione di un blando sedativo che vi annebbierà leggermente i sensi, ma non vi darà alcun tipo di fastidio. Dopo pochi minuti un assistente vi metterà una mascherina d'ossigeno, vi inviterà a concentrarvi sul respiro, dopodiché la stessa anestesista vi inietterà una seconda dose di sedativo.
Questa seconda dose molto rapidamente vi porterà a un sonno assolutamente tranquillo, distensivo. In quel momento il tempo si fermerà, non sentirete nulla né capirete nulla e sembrerà al momento del risveglio che sia passato appena un secondo. Andiamo all'intervento. L'intervento viene fatto in laparoscopia. Vengono fatte, passatemi il termine, 4 perforazioni strategiche nell'addome, una all'altezza della bocca dello stomaco, una appena sopra l'ombelico, una all'altezza del fegato e una qualche centimetro sotto. Da questi punti i chirurghi inseriscono dell'attrezzatura sulla quale testa vi è una telecamerina molto potente, dei LED molto potenti e delle pinzettine, delle forbicine che permettono appunto l'intervento. L'intervento in cosa consiste? Nel bloccare con delle micro pinzettine non suturati, non cauterizzati, ma bloccati ermeticamente il dotto biliare che dal fegato va alla colicisti e il piccolo vaso sanguigno che alimenta la stessa colicisti. Fatto ciò, viene tagliata ed asportata. Solitamente è un intervento che dura intorno ai 30-35, massimo 40 minuti. Nel caso di situazione infiammatoria o di infezione in corso, l'intervento può durare parecchio di più. A quel punto, mentre vi accompagneranno in camera, vi sveglierete. Il risveglio sarà molto rapido. Io pensavo che avrei avuto brividi, attacchi di panico e chissà cosa, assolutamente niente. Il risveglio è del tutto naturale, tranquillo, rilassato, però purtroppo ovviamente avvertirete i dolori dell'insulto operatorio. A tal proposito, a risveglio vi accorgerete di avere 2 cateteri su un fianco. Uno si fermerà al fegato e uno arriverà fino allo stomaco e più una flebo dove vi è un antidolorifico e dell'antibiotico. Antibiotico che poi dopo non dovrete più fare nel corso dei giorni. Una volta risvegliati avvertirete soprattutto una fortissima arsura. Il problema è che non potrete bere. L'unica cosa che vi sarà concessa è con una piccola garza o con una cannuccia bagnarvi un po' le labbra, mettere qualche goccia di acqua sulla lingua e piano piano, lentamente andare ad ingerire un po' di acqua. Piano piano andrà a scemare, contestualmente al dolore, perché con il primo antidolorifico di norma nell'arco di 4-5 ore la maggior parte dei dolori vanno a svanire. Ecco perché do un consiglio importantissimo: rimandate il ricovero se avete un problema respiratorio, piccola tosse, leggero raffreddore, qualsiasi disturbo respiratorio, perché starnutire o tossire sono dolori, quindi questo aspetto non lo sottovalutate, è importante. Detto questo, passeranno le ore e con le ore starete sempre meglio. Tuttavia è molto probabile, un po' per l'ansia, un po' per i dolori, che la notte non riuscirete a chiudere occhio. Il giorno dopo, la mattina molto presto, verrà del personale sanitario che vi farà un prelievo di sangue per le analisi di routine e vi inietterà della eparina. Questa eparina poi la dovrete proseguire in maniera autonoma nei giorni a seguire. Fatto ciò, dopo poco vi verrà servita la prima colazione. Nel mio caso consisteva in una tazza di tè e in qualche fetta biscottata. Dopo alcune ore vi viene servito il pranzo, intorno alle 12-12:30. Il pranzo, nel mio caso, consisteva in una tazza di semolino abbastanza sapido, in un piatto di purè, una vaschettina di purea di mela e un omogenizzato che io non ho toccato non mangiando carne. A metà del pomeriggio si farà vivo il chirurgo, il quale verrà a fare le visite di controllo insieme probabilmente al suo assistente che lo ha assistito durante l'intervento. Vi farà un'ecografia completa dell'addome per verificare che sia tutto a posto. Altra nota importante: mi ero asserbato per la merenda quella vaschettina di purea di mela ed ho fatto probabilmente il grosso errore di ingerirla verso le 3:30 del pomeriggio, cioè poco prima della visita del chirurgo. Perché errore?
perché quando il chirurgo ha dato nulla osta al personale sanitario di togliermi i cateteri, all'estrazione del primo, cioè di quello che arrivava in zona fegato, non ho avuto problemi. Quando sono andati a togliermi quello allo stomaco, non voglio spaventare nessuno, ma ho provato uno dei dolori più intensi di tutta la mia vita, tant'è che ho quasi perso i sensi. Non so se perché io avevo una situazione infiammatoria molto elevata, non so se perché pochi minuti prima avevo ingerito quella purea di mela, ma io ho provato un dolore allucinante. Comunque, tolto quello, è l'ultimo dolore che proverete. Dopo qualche minuto si ripresenterà il chirurgo con la documentazione per le dimissioni. Dal momento che entrerete all'ospedale al momento in cui verrete dimessi, solitamente passano 36 ore. Solo nei casi che vi siano persone con altre patologie serie e quindi con delle complicazioni possono arrivare a un ricovero complessivo di 48 ore, ma è parecchio raro, quindi verrete dimessi. Adesso siamo a casa. Primo appunto, io vi consiglio di riprendere la cena così come l'avete lasciata, ovvero nel mio caso la sera prima mi ero fatto un po' di riso integrale con dell'olio di oliva buono e un po' di parmigiano. La sera delle dimissioni ho rimangiato la stessa cosa ma senza il parmigiano. Infatti il chirurgo vi darà delle indicazioni sulle terapie da fare e l'alimentazione da seguire per i giorni successivi. Le terapie prevedono appunto un'iniezione di eparina per circa 6-7 giorni dopo l'intervento e una medicazione ogni 2 giorni, mentre per l'alimentazione viene sconsigliato qualsiasi alimento che contenga grasso animale, assolutamente per 15 giorni. Un altro disturbo che avvertirete il giorno dopo saranno delle fastidiose ed anche dolorose coliche intestinali. A tal proposito, per ridurre questi dolori e questo fastidio, io ho assunto per circa 4 giorni degli opercoli prodotti da una nota casa erboristica italiana per chi ha dei problemi di intestino irritabile o colite. Questi opercoli, se ingeriti 15-20 minuti prima di ogni pasto, colazione, pranzo e cena, vi ridurranno moltissimo questo disturbo, questi dolori. Altro consiglio, non state seduti, preferite piuttosto una situazione abbastanza distesa, perché oltre che a favorire le coliche, avvertirete anche un maggior dolore per quanto riguarda i punti e anche il post intervento. I giorni a seguire potreste avere un po' di diarrea, dopo altri giorni un po' di stitichezza, perché è normale che l'organismo debba riprendersi, l'intestino deve riprendere la propria peristalsi, lo stomaco deve cominciare nuovamente a digerire, in quanto la bile necessaria per la digestione adesso la prende solo e direttamente dal fegato. Quindi i primi giorni è fondamentale un'alimentazione curata, piccoli pasti prolungati, masticazioni lente, così da dare modo allo stomaco di assorbire e digerire con calma. Vedrete che col tempo, nell'arco di una settimana, massimo 10 giorni, ritornerete a una digestione pressoché normale. Personalmente non ho avuto alcun problema digestivo. I primi giorni l'alimentazione sarà prevalentemente caldo-tiepida, non fredda, ovviamente niente alcol, niente fritti, niente burro, niente uova, niente formaggi, dovete mangiare quasi vegani. Man mano, per chi lo crede, potrà inserire qualche verdura in più, potrà inserire un po' di pollo, un po' di tacchino. A livello alimentare ho integrato degli integratori anche con sali minerali e vitamine, magari mezza dose, è una cosa che vi consiglierà anche il vostro medico o addirittura anche il vostro chirurgo, perché in effetti nei primi 4-5 giorni mangerete veramente poco. Io dopo circa 4-5 giorni sono riuscito a mangiare tranquillamente un po' di pasta integrale con un po' di tonno al naturale sgocciolato e dopo una settimana sono riuscito a mangiarmi una pizza marinara, quindi senza mozzarella, senza avere il minimo problema digestivo. E così a seguire.
nell'arco di 15 giorni tornerete a una vita naturale. L'unica attenzione nelle attività motorie, perché come vi verrà detto dal chirurgo, per le prime 6 settimane non dovete fare alcun tipo di movimento particolare, niente bicicletta, niente sforzi, niente di niente. Se avvertirete dei dolori, potete prendere degli antidolorifici, come vi verrà consigliato anche dal vostro medico. Quindi siamo giunti al termine. Io mi sono operato il 17 aprile. Il 30 aprile, il giorno del mio compleanno, posso dire di aver ripreso un'alimentazione quasi normale, premesso che io solitamente non mangio fritti, non bevo alcol, non mangio cose elaborate e carne. Quindi anche voi, se ve la prendete comoda e date tempo al vostro organismo di riprendersi, sicuramente non troverete problemi. Spero così di aver fatto una cosa utile, di aver fugato qualche dubbio, qualche timore per chi come me avesse il terrore dell'intervento e dell'anestesia. Se avete dei dubbi, se avete delle domande da fare, commentate questo video e cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Se avete reputato interessante questo mio video, fatemelo capire con un bel like che mi fa sicuramente piacere. Vi rimando al mio prossimo video, vi saluto, bye bye, alla prossima!